Per il fiore in questione io ho utilizzato dei filati per ricamo, sono dei filati molto lucenti a base di seta, si trovano in qualsiasi merceria, possono essere in rocchetti grandi, piccoli o piccole fascettine. Io preferisco utilizzare questi anche perché già li possiedo. L'uncinetto che andrò a utilizzare è l'1,5. Molto piccolo, d'altronde dobbiamo fare un fiore per un anello. Ho deciso di utilizzare semplicemente due colori, giallo e verde. L'anello che andrò a comporre sarà dato da 3 moduli di questo genere, via via crescenti, e adesso vediamo come farli. Questo fiore è dato da 3 moduli, tutti e 3 hanno in comune che nascono da un anello magico e 9 maglie basse lavorate all'interno dell'anello magico. La differenza fra queste 3 è la dimensione ed è data dalla lunghezza dei petali. Partendo da un anello magico devo realizzare all'interno di esso 9 maglie basse, quindi realizzo l'anello magico, ed eseguo 9 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chiudo il cerchio con una maglia bassissima. Il secondo giro eseguo una catenella di base e vado con 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eseguo una maglia bassa nella seconda catenella, nonché penultima, quindi salto 1, vado nella seconda ed eseguo una maglia bassa. Procedo con 4 maglie basse nelle 4 catenelle seguenti o successive. 1, 2, 3, 4, 5,
una maglia bassissima nella maglia di base del cerchietto, quindi entro ed eseguo una maglia bassissima, procedo ripetendo 6 catenelle, un punto basso nella seconda, e 4 punti bassi nei successivi. Una maglia bassissima sul cerchietto. Vado avanti così fino a fine giro. Finito il giro, tagliare il filo. Poi nasconderemo i fili. Il secondo lo eseguo di colore verde. Parto sempre con un anello magico, all'interno eseguo 9 maglie basse. Quattro, 5, 6, 7, 8, 9 e chiudo con una maglia bassissima. Il secondo giro, una catenella e 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7, ed eseguo una maglia bassa sempre nella seconda, quindi nella penultima, 1 2, eseguo una maglia bassa e proseguo con 5 maglie basse nelle 5 catenelle seguenti. 1 2 3 4 5, una maglia bassissima nella base del cerchietto e proseguo così, ripetendo lo stesso motivo per tutto il giro. Concludo con una maglia bassissima sulla base del cerchietto e taglio il filo. Anche il secondo modulo è fatto. Il terzo lo eseguo in giallo. Sarà così formato: anello magico,
9 maglie basse all'interno del cerchietto magico e partiamo con il secondo giro. Una catenella e poi la sequenza per tutto il giro sarà 9 catenelle, una maglia bassa nella seconda nonché penultima catenella e una maglia bassa sulle successive 6 catenelle. Quindi la sequenza per tutto il giro sarà questa: 1 2 3 4 5 6 7 8, eseguo una maglia bassa nella penultima o seconda e proseguo con 6 catenelle con 6 maglie basse nelle successive 6. Sempre una maglia bassissima sulla base e ripeto per tutto il giro 8 catenelle, una maglia bassa nella penultima catenella e 6 maglie basse nelle successive 6 catenelle, chiudendo sempre con un punto bassissimo sulla base. Con l'ago da lana nascondo il filo in eccesso. Per comporre il fiore bisogna sovrapporre i moduli in questo modo e concludere con una perla, fissandoli con una perla. Può essere bianca, della dimensione desiderata o anche colorata. Questo fiore può essere applicato su di una spilla o realizzare anche un anellino molto semplice. Adesso ti faccio vedere. Hai presente tutti quei piccoli micro elastici di ogni genere che si trovano anche nelle bancarelle, in qualsiasi negozio? Sono tutti di dimensioni, ad esempio questa è una dimensione che proprio non saprei come utilizzarlo, se non addirittura come anello. Ce n'è anche di pelosi, proprio piccoli. Allora ho pensato di applicarlo a uno di questi elastici, fissando la perlina, applicarlo direttamente su un piccolo elastico. Diventerà un bijou soprattutto per chi è allergico a qualsiasi tipo di metallo. In questo caso qui lo potrà utilizzare senza alcun problema. Adesso ti faccio vedere come realizzarlo. Con ago e filo vado ad assemblare l'anello, anzi il fiore, sull'elastico. Ok, e con questo è finito. Ciao, a presto!